Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi voglio portare con me in uno study vlog, tra l'altro il primo del canale, quindi spero che questo video vi piaccia. Oggi è domenica e mi vorrei preparare in italiano perché domani vorrei offrirmi all'interrogazione, quindi questo video è anche un po' utile per farvi vedere come mi organizzo per le interrogazioni. Direi di iniziare. Vi faccio vedere in breve come mi organizzo, in particolare per le materie di italiano e storia. Ovviamente ho il libro di testo, il tutto parte dagli appunti presi in classe. Io quest'anno sto utilizzando questo quadernetto dove scrivo sia gli appunti di italiano che di storia in brutta copia, diciamo. Tra l'altro ve l'avevo già fatto vedere in un video dove mi preparavo al back to school che vi lascio qui sopra nelle schede. L'utilità di questo quaderno è proprio quella che, dato che la prof va super veloce a spiegare e ci fornisce tantissime informazioni, spesso non riesco a scriverle tutte e in generale, siccome poi vado ad integrare gli appunti con il libro e questi, qua mi segno anche le pagine di riferimento, tutte quelle cose là, quindi sono proprio, diciamo, in brutta copia. Anche la scrittura non è fantastica, però è un fatto di bellezza. Questo è quindi letteralmente la base da dove parto per il mio studio, anche in generale per le altre materie, solo che me li scrivo magari sull'iPad. Dopo ciò arriviamo alla fase successiva, che è quella che andrò a fare oggi, cioè unire le due fonti in degli appunti riassuntivi che utilizzerò per studiare per l'interrogazione, ma che anche poi stamperò perché mi torneranno utili per l'esame di maturità. Quindi così arrivo a giugno e ho già gli appunti fatti e delle sintesi essenziali di ciò che devo sapere. Per alcuni può sembrare un passaggio inutile, però vi garantisco che non lo è, perché è proprio qui, in questo momento, che avviene l'organizzazione di tutte le informazioni. Quindi tutto riceve un ordine e spesso i concetti vengono capiti proprio facendo questo tipo di appunti. Questa è quindi la mia organizzazione di base. Se avete domande, ovviamente non esitate a farle nei commenti. Ci tengo a sottolineare una cosa, cioè che questa azione di riorganizzazione degli appunti non andrebbe fatta il giorno prima dell'interrogazione come sto facendo io, perché non è molto efficiente e se ci sono tanti argomenti magari non si riesce nemmeno a finire. Quindi il mio consiglio è quello ovviamente di non prendersi all'ultimo e sistemare gli appunti volta per volta. Come potete vedere, l'interrogazione sarà su Giovanni Pascoli. Come prima cosa vado a sintetizzare la vita del poeta. Tra l'altro ho segnato in questo foglio i compiti che la prof ha messo sul registro e quegli esercizi che sicuramente vuole fatti, quindi me li chiederà. Ho sottolineato le informazioni più importanti. Ora vado ad integrare gli appunti e il libro sul PC. Ho appena finito di scrivere la vita e le caratteristiche, insomma, della poetica. Ora dovrei iniziare con i testi che abbiamo fatto in classe, però direi che è proprio l'ora di pranzare, quindi pranzerò e ci vediamo dopo. Sono tornata, ora passo alla parte di tutti i testi che abbiamo fatto in classe. Di solito quando ho dei testi da analizzare, chiaramente li abbiamo già letti in classe, quindi so di cosa si sta parlando. Questo per esempio ce l'ho su Classroom che ce l'ha caricato la prof. Solitamente lo copio e lo incollo a ChatGPT o comunque Gemini o Notebook LM in modo che mi facciano una sintesi del testo. Appunto è un passaggio utile perché ti risparmia tempo, soprattutto se hai tante cose da studiare e magari per evitare anche degli errori dalla mia comprensione. L'intelligenza artificiale fa la sintesi, ma io già so di cosa parla il testo perché l'ho fatto in classe, quindi non mi sta facendo il lavoro al posto mio. Quindi è veramente solo un metodo per accorciare i tempi.
Sono quasi le 4, ho fatto una breve pausa per bere dell'acqua perché ne avevo bisogno e ho anche finito la prima opera che mi ha preso un bel po' di tempo. Ora devo iniziare la seconda. Devo prima ricavare le informazioni importanti di questa parte di testo perché non l'avevo neanche ancora fatto e poi ho tutte le poesie, il tutto con i rispettivi appunti della lezione. Se vi state chiedendo perché faccio i titoli di questo grigio talmente chiaro che nemmeno si vede quasi, è perché quando li stampo poi li andrò a colorare con le penne glitterate sopra, giusto per decorarli un po' esteticamente. Nell'ultima parte del video, quando stamperò questi, vi farò vedere. Sono le 4, vediamo quanto ci metto a fare tutti gli appunti di questa seconda opera. Faccio partire l'ennesimo timelapse. Sono le 4:40 e sto facendo un'altra pausa con questo buonissimo gelato che mi hanno portato gentilmente i miei genitori, quindi ci rivediamo quando avrò finito la merenda. Sono appena tornata dalla pausa gelato, si sono fatte le 5 e ovviamente non ho neanche ancora finito l'opera che avevo iniziato. Ora riprendo e cerco di muovermi perché non ho più voglia di studiare, ovviamente, però non posso fermarmi qui perché non ho finito e questo è l'effetto collaterale dell'aver fatto tutto il giorno prima dell'interrogazione. Sono curiosa di sapere a che ora finirò. Si sono fatte quasi le 5:40 e ho finito quest'opera. Ora devo iniziare la penultima perché infatti me ne mancano 2. Dopo quelle 2 avrò finito gli argomenti dell'interrogazione, potrò stampare gli appunti, però dovrò fare gli esercizi che ha dato per casa perché di solito l'interrogazione li chiede. E nulla, spero per le 7 almeno di finire gli appunti perché non ne posso più. Prima di continuare con il video voglio mostrarvi rapidamente un sito che potrebbe interessare a chi come me ama i prodotti per lo studio, la cancelleria e per l'organizzazione della scrivania. Sto parlando di JP Fans. JP Fans mi ha gentilmente contattata per provare il loro sito, quindi vi faccio vedere velocemente come funziona e come ho effettuato il mio primo ordine. Prima di vedere i prodotti vi spiego in breve i 5 passaggi su come usare JP Fans. Il primo passaggio è la ricerca e la scelta dei prodotti che volete acquistare. Il secondo è il primo pagamento dell'ordine. In questa fase JP Fans acquista gli articoli per vostro conto e li farà arrivare nel magazzino. Il terzo passaggio è l'arrivo dei prodotti nella warehouse, cioè il magazzino di JP Fans. Qui gli articoli vengono controllati e possono rimanere conservati gratuitamente fino a 60 giorni. Così avete il tempo di controllarne la qualità e accumulare più acquisti in un unico pacco. Il quarto passaggio è il pagamento della spedizione internazionale una volta che avete deciso di inviare definitivamente il pacco. Infine, il quinto passaggio è la consegna a casa vostra, che generalmente richiede circa 1 o 2 settimane a seconda del metodo di spedizione e del paese di destinazione. Sul sito di JP Fans è possibile acquistare da diversi marketplace giapponesi tipo Amazon giapponese e piattaforme dell'usato come Mercari. Ci sono molte categorie, ma quella che mi interessa di più è sicuramente la sezione dedicata alla cancelleria e ai prodotti per lo studio. Come sappiamo, il Giappone è la patria della cancelleria di qualità, infatti attraverso JP Fans è possibile trovare brand come Kokuyo, Zebra e Muji, insieme a tanti altri marchi giapponesi famosi per la cancelleria e prodotti per studenti. Per esempio, questi sono i prodotti che ho aggiunto al mio carrello, che ho scelto per testarli personalmente. Una volta selezionati i prodotti all'interno del vostro carrello, basta procedere con il primo pagamento e attendere che arrivino alla warehouse. Quando i prodotti arrivano nel magazzino, JP Fans effettua un controllo di qualità e mette a disposizione delle fotografie
fotografie che potete visualizzare dal vostro account. Questa funzione è utile perché vi permette di verificare che tutto sia arrivato correttamente e lo stato dei prodotti prima di pagare per la spedizione internazionale. Da qui potete controllare e decidere quando procedere con l'invio definitivo del vostro pacco. Una volta verificato che sia tutto a posto, potete selezionare il metodo di spedizione e completare il secondo pagamento, cioè quello per la spedizione internazionale. In questo passaggio vi consiglio di tenere presenti alcune accortezze per quando fate acquisti internazionali. In generale, più il pacco è pesante e voluminoso, maggiore sarà il costo della spedizione. Inoltre, alcuni articoli possono essere soggetti a limitazioni. Prima di acquistare prodotti particolari, vi consiglio sempre di verificare le specifiche disponibili sul sito. Se volete dare un'occhiata a JP Fans, vi lascio il link in descrizione. Con questo link potete ottenere un coupon da $86 e uno sconto del 50% da usare su prodotti venduti da Mercari. Ora torniamo al video. Sono le 6:40 rispetto a quanto previsto, sono riuscita a finire finalmente tutti gli appunti sul PC. Ora non mi resta che stamparli, però ci vediamo stasera perché ora devo lavarmi e andare a votare, dato che è il 22 marzo e c'è un referendum. Tra l'altro mi stavo quasi dimenticando gli esercizi, però li farò più tardi, non adesso sicuramente. Posso finalmente chiudere sti libri che vedo da questa mattina e non ho più voglia. E niente, come potete ben vedere mi sono uscite ben 7 pagine di appunti, un po' di roba. Però essendo stata molto attenta a lezione, molte cose già me le ricordo. Ci rivediamo più tardi con gli appunti stampati. Sono tornata, è tardissimo perché sono quasi le 9, non so come sia possibile. Comunque qui ho gli appunti stampati, però prima di sistemarli assieme a voi vado a fare gli esercizi sul libro. Ho finalmente finito gli esercizi ed è super tardi, ho una voglia di dormire incredibile, però devo sistemare gli appunti che ho stampato. Come già vi dicevo, questi sono gli appunti, ovviamente stampati fronte e retro, erano 7 pagine. Ora devo fare i buchi ai lati per metterli nel quadernone ad anelli e colorare i titoli, perché è una cosa che mi piace fare e li rende più decorati. Domani durante la pausa pranzo a scuola darò un'altra studiata a questi appunti e li sottolineerò con degli evidenziatori. Come già dicevo, per metterli in questo quaderno qua devo fare i buchi, quindi di solito prendo uno dei fogli che ho già bucato, appunto, lo metto sopra al foglio, con la matita vado a ricalcarli e poi con questo aggeggio che fa i buchi buco. Questo è il risultato di come escono una volta bucati i fogli. Io la trovo una soluzione molto comoda per gli appunti stampati. Ora, come avete visto al computer, ho stampato i titoli in questo grigio chiaro perché ho detto che appunto una volta stampati li vado a colorare. Infatti di solito utilizzo le Sakura Jelly Roll, queste penne a gel molto glitterate, e vado a ripassarlo giusto per dare un po' di colore, proprio un fatto estetico. Ho deciso che questo argomento lo andrò a fare con questo verde petrolio. Questo è il risultato dei titoli, come vedete hanno
un effetto super carino e glitterato. Ovviamente sto registrando con i flash perché così si vede meglio, solo che data l'ora e la mia voglia non li leggerò sicuramente adesso, li leggerò domani in bus e anche in pausa pranzo prima dell'interrogazione, e il fatto che io non riesca a leggerli adesso è proprio un problema perché mi sono io presa all'ultimo giorno, quindi non mi lamento nemmeno, e ripeto, vi sconsiglio di fare così perché dopo le situazioni sono queste. Questi sono gli appunti finiti. Domani userò questo evidenziatore per evidenziarli, che è simile al titolo. Spero che questo primo study vlog lungo del canale vi sia piaciuto. Per oggi direi che abbiamo dato abbastanza. Questo è l'orario e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!